Benvenuti sulla GTE, ovvero la Grande Traversata Elbana, un itinerario di circa una sessantina di chilometri scarsi che secondo me vale la pena di percorrere, un itinerario molto panoramico che attraversa tutta l'isola d'Elba da est ad ovest. Un itinerario semplice che comunque presenta dei discreti dislivelli. Siamo ai primi di giugno, c'è ancora poco turismo, periodo perfetto. Prima ondata di calore, effettivamente il caldo oggi si fa sentire già molto forte anche la mattina presto, quindi il problema di questo percorso sarà proprio la gestione del caldo e dell'acqua, perché ci sono pochissimi punti d'acqua lungo il percorso, ma questo lo vedremo più tardi. Questo bel monumento che vedete alle mie spalle è il Mausoleo Tognetti, che versa in evidente stato di abbandono e degrado, anche se esternamente molto bello. È un monumento funerario, quindi doveva essere la tomba di uno degli affittuari di una delle tante miniere qui dell'isola e purtroppo è in questa condizione, però è uno dei punti di interesse lungo il percorso. Con una piccola deviazione vale la pena dare un'occhiata. Il contesto è molto bello, in mezzo alla macchia mediterranea e tra il canto delle cicale. Questa gita di 3 giorni è realizzata in collaborazione con Oltrix. Oltrix è il sito di attrezzatura sportiva specializzato per quanto riguarda il ciclismo, il trekking e la corsa. Potrete trovare tutti i migliori brand e un sacco di cose
veramente molto belle. E insieme ad Alltricks questa volta abbiamo deciso di realizzare il primo giveaway, quindi si vince qualcosa. Alltricks mi ha dato la possibilità di scegliere a mio piacimento una tenda senza limite di budget e ho selezionato per voi la Salewa Puez Trek, una tenda per 2 persone, perfetta per l'ambiente alpino, una tenda autoportante che resiste benissimo a venti fortissimi, a condizioni difficili, quindi a temporali forti, quindi una tenda che vi dà una certa sicurezza. I dettagli di questo giveaway li trovate in descrizione, mi raccomando partecipate perché non è poi così impossibile vincere questa tenda, anzi una volta che l'avrete vinta poi condividete con me la foto della tenda, mi raccomando. Mi è stata fornita anche tutta una serie di cose nuove da mostrarvi che adesso lungo il percorso andremo a vedere assieme. In questa parte dell'isola abbiamo rocce sedimentarie, stiamo parlando sempre di deposizione di microscopici organismi viventi nel corso dei milioni di anni sui fondali oceanici e poi riaffiorati durante i movimenti tettonici. Questa è una delle tipologie di rocce che possiamo trovare qui all'Elba, ce ne sono anche altre metamorfiche, magmatiche intrusive, quindi abbiamo anche dei plutoni granitici molto interessanti a entrambi i capi dell'isola, quindi li vedremo sia oggi che nell'ultimo giorno. E l'Elba, vi dicevo, è anche rinomata per quanto riguarda i minerali, e se siete interessati di geologia sicuramente è una meta molto interessante. Abbiamo raggiunto la prima piccola vetta, il Monte Grosso, e da questo bellissimo punto panoramico dal quale si possono vedere anche le coste della Corsica vi volevo parlare dei primi 3 oggetti che mi sono stati mandati da Alltricks e che ho scelto. Ho scelto dell'attrezzatura più leggera possibile per questo trekking, ma comunque attrezzatura versatile da utilizzare in generale per i trekking estivi e per quanto riguarda anche le 3 stagioni. Questo è lo zaino della Millet, Lubick 60+10, quindi sono 60 litri espandibili con altri 10 litri fino a 70. L'ho scelto perché è molto leggero rispetto ad altri zaini che magari offrivano qualche optional in più. Lui è estremamente leggero, pesa meno di 2 kg, mentre gli altri zaini pesavano più di 2 kg, anche quasi 2,5 kg delle volte. Quindi, siccome sto cercando di risparmiare il più possibile sul peso, ho selezionato lui, che è uno zaino molto tecnico e molto versatile, perché è uno zaino che va bene sia per il trekking, per l'alpinismo, per lo sci alpinismo. Quindi abbiamo tasca laterale per la borraccia, anche qui una tasca laterale, apertura con la zip che è molto comoda, in modo da poter tirar fuori le cose senza dover frugare in fondo allo zaino, 2 tasche frontali dove mettere le cose che dovete prendere più rapidamente, come può essere magari un antiacqua, tasca superiore con copertura antipioggia, una tasca interna e l'apertura sotto dove io ho messo il sacco pelo e la tenda, ed è uno zaino che a livello di ergonomia è veramente comodissimo, come vi dicevo molto leggero, e mi sta piacendo veramente molto lungo questo trekking. Posteriormente vediamo che ha anche la griglia di areazione per la schiena per evitare di sudare, insomma aiuta parecchio a fare arieggiare comunque la schiena. Bellissimo zaino, molto comodo. Poi ho selezionato questi bastoncini della Ferrino Kailash. Sono bastoncini in carbonio, completamente in carbonio, sono incredibilmente leggeri, è come tenere in mano aria praticamente, sono i bastoncini più leggeri che ho mai testato, hanno anche un'ottima ergonomia e mi piacciono veramente un casino. Ultimo accessorio che vi mostro adesso, poi dopo vi farò vedere il resto dell'abbigliamento, sono queste scarpe qui, sono scarpa Rush, sono delle scarpe 3 stagioni, incredibilmente leggere anche loro, molto traspiranti, sono il giusto compromesso tra rigidità e comodità.
Rigidità nel senso che comunque la caviglia è veramente molto stabile, è rigida al punto giusto da non darvi fastidio. Comodità perché comunque è come indossare quasi un paio di Crocs, devo dire. Hanno una pianta abbastanza larga. Anche il sistema di lacci e di incastro qui è molto comodo e secondo me sono anche molto belle a livello estetico. Sicuramente sono scarpe che vanno benissimo su percorsi anche molto accidentati, secondo me. Ma si prestano bene anche in contesti come questo, quindi in cui è necessario avere una certa traspirabilità e una maggiore areazione del piede. Queste sono in Gore-Tex, quindi sono completamente impermeabili ovviamente, e vi ricordo che in descrizione troverete tutti i link di questi accessori se volete dare un'occhiata. Oggi dovrò superare 3 scollinamenti, 3 dislivelli. Uno l'ho fatto, penso che questo sia il secondo e poi quell'altro il terzo. Il dislivello più grande sarà l'ultimo giorno col Monte Capanne. Come vi dicevo, questo è una gita non tanto difficile perché comunque è un giro abbastanza semplice, però col caldo si patisce molto e non ci sono punti di approvvigionamento d'acqua lungo il percorso, quantomeno fino adesso non ne ho trovati, e dalle relazioni che ho letto non c'è quasi nulla, quindi dovete sopravvivere con l'acqua che vi portate. Ovviamente più si va avanti con la stagione più diventa ardua. Penso che la prima di giugno e le prime 2 di giugno siano ancora fattibili, dopo diventa veramente troppo caldo e vi consiglio di suddividerlo in minimo 4 giorni, non per la fatica fisica ma proprio per il caldo. Il caldo è veramente martellante, comincio anche a essere un pochino disidratato, ho bisogno un po' di acqua e ogni tanto trovo addosso delle zecche grosse così.
Questione campeggio libero. Si può pernotare lungo la GTE liberamente, piazzando la tenda dove si vuole? No, a livello regionale in Toscana è vietato qualsiasi tipo di campeggio, anche inteso come bivacco, da quanto mi risulta. Questa ovviamente è una cosa che a me non piace per niente e quindi sono, diciamo tra virgolette, costretto a venire nei campeggi. E c'è anche da dire che però lungo la GTE non è che ci siano proprio degli spot belli per campeggiare, per il campeggio libero, anche perché manca acqua, quindi è molto limitante la cosa. Quindi bisogna allungare, deviare dal giro. Oggi l'ho fatto a piedi, domani probabilmente lo farò prendendo l'autobus e quindi bisogna portarsi fuori dal percorso e campeggiare nei campeggi a pagamento, se si vuole stare nelle regole. Buongiorno, siamo ritornati al bivio dove ci siamo lasciati ieri, quindi sono risalito da Porto Azzurro e oggi si prosegue per Colle di Procchio. Da qui sono circa 4 ore e mezza. La tappa di oggi dovrebbe essere un pochino più leggera rispetto a quella di ieri. Il problema è che le temperature sono in netto rialzo, quindi oggi sfioreremo i 30 gradi e quindi ho deciso di variare un pochino il carico dello zaino aggiungendo 1,5 litri d'acqua. Quindi il quantitativo d'acqua totale che avrò con me oggi è di 3 litri, che è il quantitativo d'acqua che vi consiglio di portare nella stagione calda. Direi il minimo. Ieri ho sofferto molto la disidratazione. Una sughera, questa è una quercia sempreverde e la corteccia è palesemente il sughero dei nostri tappi del vino. Viene ricavato tramite decorticazione della corteccia e in cicli abbastanza lunghi, mi pare che siano intorno alla quindicina d'anni. Se durante il cammino vi volete rinfrescare un po', tra tutta la varietà di piante spontanee tipiche della macchia mediterranea, alcune veramente belle e particolarmente profumate, potrete trovare tantissimo finocchietto selvatico che è veramente molto piacevole da sgranocchiare, è super rinfrescante, vi ripulisce la bocca e vi idrata. La tappa di oggi si conclude qua al Colle Procchio, è l'una esatta,
Considerate che partendo alle 7 del mattino, con molta calma, sono arrivato all'una e c'è ancora tempo per riuscire ad andare in spiaggia un pochino a rilassarsi. Domani ci sarà la parte in salita verso il Monte Capanne. La GTE non sale al Monte Capanne e domani valuterò se fare una piccola deviazione e salire proprio sulla cima. Andrà in base al tempo di percorrenza, perché poi devo prendere l'autobus per tornare a Portoferraio e poi imbarcarmi. Buongiorno, oggi è l'ultimo giorno della grande traversata Elbana. Stiamo affrontando i pendii di risalita del Monte Capanne, dove valuteremo se andare proprio sulla cima. Il terreno è già cambiato, a livello geologico qua siamo tutti in una zona di granito. Tra l'altro questo granito è stato utilizzato in tanti monumenti molto importanti, tra i quali, se non erro, anche il Colosseo. La giornata è molto fresca, è andata proprio di gran lusso, è nuvoloso, non è bellissimo, ma si cammina alla grande, questo mi agevolerà tantissimo nella velocità di progressione. Adesso vi faccio vedere anche un attimino l'abbigliamento che ho portato con me, perché ho fatto delle scelte sull'abbigliamento per essere molto leggero e comunque avere a disposizione tutto ciò che serve in qualsiasi condizione climatica. L'abbigliamento che ho indossato in questi giorni è stata una mia scelta personale, l'ho selezionato sul sito di Alltricks. Come pantaloni abbiamo dei Salewa Pedrock, sono dei pantaloni per il fast hiking che vanno benissimo anche per altre attività quali arrampicata o il trekking. Li ho scelti perché sono proprio leggerissimi, elasticizzati e comunque anche protettivi. Io non sono un grande fan del pantalone corto durante i trekking, quindi ho cercato il pantalone più leggero e versatile, perché comunque è abbigliamento che voglio utilizzare durante tutti i miei trekking estivi, quindi abbigliamento che teoricamente vale per 4 stagioni. La camicia è una camicia leggerissima e super traspirante, Columbia Silk River, è veramente molto comoda perché anche in questi contesti di calore e di sudorazione estrema è facile sia da lavare e da asciugare rapidissimamente, che da utilizzare durante il cammino proprio per la sua traspirabilità, per l'appunto il suo tempo di asciugatura molto rapido. Le maniche si possono piegare, quindi se arriva un po' di freschino vi tirate giù le maniche, se no viaggiate a maniche corte. E diciamo che per questo trekking sarebbe potuto bastare questo, ma siccome non possiamo mai sapere e comunque nei trekking bisogna avere sempre più strati, ho portato anche un leggerissimo soft shell della Millet, il Millet Fusion, che pesa veramente pochissimo e in caso di cambio di temperatura, magari siete sulla cima della montagna, fate una pausa e volete evitare di raffreddarvi, indossate questo, non pesa niente, vi protegge, è comodissimo ed è anche idrorepellente, quindi anche se arriva qualche goccia d'acqua non è un problema. Indossate questo e siete a posto. Capo versatilissimo, va benissimo secondo me per quote da 0 fino a 3000, forse anche di più, e come vi dicevo non pesa niente. L'ultimo capo che ho portato con me, sempre ho scelto una cosa molto molto leggera, Salewa Puez, una giacca in Gore-Tex, nel caso arrivasse pioggia o nel caso vi voleste riparare da venti particolarmente forti. Questa è una giacchettina che insieme
allo soft shell della 1000, vi proteggono, se le avete entrambe, in qualsiasi condizione, sempre dagli 0 ai 3000 metri. Sono capi che secondo me quando fate trekking vanno sempre portati con voi. Questo è un Gore-Tex Pack Light, è un Gore-Tex a 2 strati, molto leggero, scelto apposta proprio per il fatto di essere poco corposo in termini di volume e proprio leggero in termini di peso. Quindi con questa attrezzatura, con neanche mezzo chilo, sono protetto in tutte le condizioni meteo più avverse. Trovate comunque tutti i link in descrizione di questi capi di abbigliamento che mi sono stati forniti da Alltrix, che ringrazio. E ora continuiamo la nostra salita. Sono arrivato alla biforcazione della GTE, dietro di me c'è il Monte Capanne, sarebbe stato molto bello salire, ma c'è ancora un'ora di salita e non riesco a gestire il tutto con gli orari del bus che arriverà a Pomomonte per riportarmi poi a Portoferraio e prendere il traghetto, quindi è un peccato, ma d'altronde la GTE è quella che ho fatto in questo video, quindi non passa dal Monte Capanne, passa lateralmente, quindi ci siamo attenuti alla grande traversata Elbana così com'è. Qualche conclusione su questa traversata? Allora, devo dire che bella, ma delle volte un po' noiosa, soprattutto il secondo giorno. Forse il primo giorno è stato il più entusiasmante. Oggi, grazie anche a questo vento fresco, la camminata è stata piacevole. Terreno un po' più di montagna, quindi un po' più nel mio stile. Per il resto, quello che mi sento di suggerirvi, se avete possibilità, non soffermatevi solo sulla grande traversata Elbana, ma aggiungete qualche giorno, andate a vedere punti di interesse al di fuori del percorso, quindi spiagge, le ville napoleoniche e tutto quello che ha ad offrire l'isola d'Elba al di fuori di questo itinerario, che comunque è gradevole. Approfitto di questo bel paesaggio plumbeo per salutarvi. Forse è stato meglio non salire al Monte Capanne, non si sarebbe visto nulla. Comunque, se siete arrivati fino a questo punto, iscrivetevi al canale, continuate a seguirmi, ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti da Luca, alla prossima!